La Nike di Samotracia ha colpito intere generazioni di visitatori. È un'icona che si erge maestosa in cima allo scalone progettato da Hector Lefeuille. La Nike è l'incarnazione della vittoria, resa divinità dai greci, rappresentata come una donna con le ali, pronta a prendere il volo o appena posatasi. La statua ci appare perfettamente equilibrata così com'è, e se un giorno si dovesse ritrovare la testa, la vittoria che vigila sui visitatori del Louvre non sarebbe più la stessa. Il ciclo della battaglia di San Romano illustra come in 3 distinti fotogrammi lo scontro avvenuto il 1 aprile del 1432 tra l'esercito di Firenze e quello di Siena, sostenuto dai milanesi. L'azione della tavola parigina racconta l'ultima scena della battaglia. In particolare il pittore pose l'attenzione sull'intervento decisivo del condottiero Micheletto da Cotignola, che decretò la definitiva vittoria di Firenze su Siena. L'opera, iniziata da Leonardo nel 1483, rappresenta la svolta della sua carriera artistica, consacrandolo come il pittore più importante della scena milanese di quel tempo. Riproduce la Vergine Maria inginocchiata mentre allunga la mano verso Gesù Bambino, sostenuto da un elegante angelo. L'immagine raffigurata si allontana dalla tradizione iconografica della Sacra Famiglia, sia per la particolare disposizione piramidale delle figure, che per l'ambientazione tanto suggestiva quanto innovativa di una nebbiosa grotta immersa nella natura. L'opera è soprannominata La Belle Jardinière per via dello sfondo campestre che la circonda. Rappresenta una delle numerose variazioni dello stesso tema religioso realizzate da Raffaello durante la sua permanenza a Firenze. Il giovane pittore afferma già la propria personalità, in particolare per l'intensa carica espressiva dei sentimenti dei personaggi, per la loro dolcezza e spontaneità, nonché per il ritmo e l'armonia che caratterizzano il suo stile. Quest'opera è una delle più belle che il genio toscano abbia mai realizzato. Diversi bozzetti giunti fino a noi ci permettono di tracciare la lunga gestazione dell'opera. Le figure si incastrano l'una nell'altra. Il braccio destro di Anna si fonde con quello di Maria, la cui testa copre la spalla sinistra della madre, formando una diagonale in discesa verso Gesù Bambino. Una dolcezza molto umana traspare dai gesti e dai volti dei personaggi, creando un contrasto con il paesaggio così apparentemente poco accogliente. Rappresenta il simbolo per eccellenza del Museo del Louvre. È forse il ritratto più conosciuto al mondo. L'opera ritrae una donna, capelli e occhi castani, un leggero velo scuro le copre il capo, segno di virtù. La straordinarietà di quest'opera sta nella sua capacità di stabilire, con chi guarda, un rapporto di comunicazione profondo. Leonardo permette allo spettatore di comunicare con la persona ritratta nel quadro e di stabilire una connessione intima e profonda, un dialogo il cui alfabeto è quello delle emozioni. Il 14 giugno del 1601 Caravaggio ricevette una nuova commissione, una pala d'altare raffigurante la morte della Vergine. La tradizione cristiana vuole che Maria non muoia, ma semplicemente si addormenti nel Signore prima della sua assunzione in cielo. Ma per quel rivoluzionario e rissoso di Caravaggio la Vergine non è immateriale, al contrario, è in carne e ossa, anzi carne e ossa morte. I committenti rimasero disgustati e restituirono l'opera al pittore, considerandola scandalosa e blasfema. Questo dipinto è considerato il manifesto del neoclassicismo francese, corrente pittorica di cui David rappresenta il massimo esponente. Il dipinto si basa su un racconto dello storico Tito Livio. Per evitare inutili spargimenti di sangue, la guerra fra Roma e Alba Longa sarebbe stata decisa dal duello fra 3 fratelli romani, gli Orazzi, e 3 fratelli albani, i Curiazzi. David si serve del mondo antico per parlare del suo presente, esaltando le virtù civili e il sentimento della patria. Delacroix dipinse questa grande tela per celebrare le giornate della Rivoluzione Repubblicana di Parigi del 28 luglio del 1830, quando il popolo insorse contro la monarchia borbonica di Carlo X. Ci sentiamo parte dell'episodio descritto, infiammati da un animo romantico, che ci impone di seguire la libertà e di imbracciare le armi con essa e per essa.
Nel contempo proviamo il dolore di tale scelta, sentiamo gli spari, vediamo i cadaveri, proviamo compassione e avvertiamo la morte. Géricault prese il soggetto di questo immenso dipinto da un fatto di cronaca che scosse l'opinione pubblica di tutta l'Europa: il naufragio della fregata Medusa al largo delle coste del Senegal. 150 persone si ammassarono su una zattera di fortuna che andò alla deriva in un crescendo di orrori, fino a che la nave Argus recuperò soltanto una quindicina di superstiti. L'opera rappresenta il momento carico di tensione drammatica del primo avvistamento della nave Argus all'orizzonte, il 13° giorno.